Oggi facciamo arrabbiare i pasticceri, oggi facciamo la rivisitazione casalinga di una famosa torta, la diplomatica. La rivediamo in una maniera molto originale, molto pratica e molto veloce. La torta diplomatica è essenzialmente della crema molto soda chiusa tra due strati di pasta sfoglia molto zuccherata sopra, ma noi la faremo con i crackers senza sale, con dentro anche uno stratino colorato un po' particolare, fatto con i pavesini, quindi ci serviranno dei crackers non salati, dei pavesini, ma soprattutto per fare la crema ci servirà 1 litro di latte, 6 uova, 150 g di zucchero, 90 g di amido di mais, che poi sarebbe la famosa maizena. Servirà dell'essenza di vaniglia e una buccetta di limone. Davvero facilissima questa ricetta, si fa in 10 minuti. Cominciamo mettendo 1 litro di latte nella pentola, facciamo la crema pasticcera versione furba, la trovate nel mio canale insieme alle altre versioni. Questa davvero è facilissima e disarmante da quanto è semplice da fare. Bisogna essere un po' precisi con la maizena, dobbiamo pesare 90 g di amido di mais, ovvero maizena, 90 grammi. È da aggiungere al litro di latte freddo che abbiamo già messo nella pentola. Se è 1 grammo più o 1 grammo meno non succede nulla, però cercate di essere abbastanza precisi, magari evitate di usare le bilance, quelle con l'ago. Bisogna girarla subito la maizena perché tende ad andare in fondo, non fa grumi, neanche se volete farli, però tende ad andare in basso, quindi quando la girate all'inizio farà un po' di resistenza, ma noi vinceremo e gli diamo una bella girata subito, così si scioglie subito nel latte. Pesiamo 150 g di zucchero, viene piuttosto dolce, potete fare anche 120 se volete o anche di più, però è già dolce a 150. Aggiungiamo anche lo zucchero nel latte, giratina e andiamo avanti con gli ingredienti. Facciamo tutto a freddo, non vi preoccupate perché viene davvero benissimo questa crema, dovete assolutamente provare a farla. Poi 6 rossi d'uovo, sono uova di misura media. Sempre a freddo, separate il rosso dalle chiare, le chiare le mettete in frigorifero, vi fate una frittatina domani mattina e i rossi li lasciate nel latte, non c'è bisogno di mischiare subito. Una buccia di limone o di arancia come preferite e vaniglia abbondante, proprio tanta vaniglia, essenza di vaniglia, vanillina. Questa è la vaniglia, quella che ho fatto io, vi metto dopo il link in descrizione. Una bella girata sempre a freddo, ma possiamo già appoggiarci sul fornello. Ora attenzione, la facciamo tutta in tempo reale perché veramente quando il latte incomincia a scaldarsi, non bisogna mai smettere di girare, quando il latte incomincia a scaldare e manca poca all'ebollizione, sentite proprio la frusta che incomincia a far fatica, si addensa e guardate che siamo in tempo reale, tac, fatta la crema, vedete? Bisogna girare continuamente perché adesso il fondo della pentola è molto caldo, andiamo via dal fuoco, ci mettiamo lì da parte e andiamo avanti a girare ancora per 30 secondi e questa è la crema. Guardate com'è liscia, guardate com'è bella. Questa è una crema che diventerà molto densa, magari dopo farà sopra un po' di pellicina, diventerà un po' grumolosa, però non vi preoccupate che è liscissima e buonissima. Ora prepariamo i crackers. Questi sono i crackers, si trovano in tutti i supermercati, quelli che non hanno il sale sopra, perché insomma il sale non va bene per questa ricetta, ma si trovano tranquillamente in tutti i supermercati, discount, fabbri, ovunque. Vassoio, una pirofila, un piatto grande, quello che volete. Io uso un vassoio grande perché così vi faccio vedere bene. Metto sotto un pochino di crema per tenere fermi i crackers e faccio un primo strato di crackers. Ho fatto 5 crackers in 2 file, totale 10 crackers, che sono più o meno 6 porzioni di dolce, anche piuttosto abbondanti. Tra l'altro i crackers sono già segnati, quindi voi seguite la linea dei crackers e fate già la porzione. È davvero una ricetta molto simpatica. Ora cucchiaiate abbondanti di crema, vi ricordo che abbiamo fatto 1 litro di crema, perciò ha voglia buttare su crema, su abbondanti. Cercate di fare uno strato spesso 1 centimetro, ben distribuito, senza andare fuori, perché dopo quando schiacciate con i biscotti la crema tende già ad andare fuori da sola. Se invece avete fatto in una pirofila non c'è problema. Prepariamo della kermes leggermente diluito con dell'acqua, potete usare anche delle altre bagne anche trasparenti, tipo quelle al maraschino, al limone o al vino bianco. Io ho usato la kermes perché è più buono, più bello da vedere, piace a tutti e fa anche colore. Utilizzo dei pavesini, se volete potete usare anche i savoiardi, però servirà più al kermes.
pavesini vanno pucciati poco, pochissimo, perché sennò dopo vi si disfano in mano, perché già assorbiranno l'umidità della crema, quindi non devono essere inzuppatissimi, e li mettiamo belli in fila, disposti nella maniera che ritenete più opportuna. Come vedete io li tengo appena un pochino lontani uno dall'altro, così dopo mi faranno tutte le macchie rosse all'interno della torta e sentirà il sapore di Alkermes. Fatto lo strato di pavesini, teoricamente ci va la crema e poi ci andrebbero i crackers e finisce lì, ma noi faremo uno strato in più perché abbiamo detto che la facciamo esagerata. Quindi generoso strato di crema come prima, 1 centimetro, cucchiaio spalmiamo e andiamo avanti. Intanto che spalmo, se lasciate un like io vi ringrazio, qui sotto, pollicioni, in su, in giù, come volete, basta che lo mettete. Altro stratino di biscottini pavesini, sempre inzuppati come prima. Eccolo lì che è scappata la goccia di crema, indovinate un po' dove l'ho messa quella crema lì. Allora, altro strato di crema bello generoso, ben distribuito, e alla fine i crackers senza sale, messi bene simmetrici uno vicino all'altro, schiacciando leggermente, asciutti, perché poi lo zucchero a velo non si deve inzuppare, come se fosse pasta sfoglia, deve essere asciutta. Si mettono sopra, uno sopra l'altro, vedete come stanno su, è la crema che tiene insieme tutto. Ora bisogna mettere in frigorifero per 1-2 ore. Sopra ci metto un vassoio, una teglia, qualcosa che faccia un leggermente peso, che ha la funzione di tenere dritti i crackers, che altrimenti con l'umidità si imbarcherebbero tutti. Dopo circa 1 ora e mezza, quasi 2, ecco qua il risultato. I crackers sopra sono ancora belli asciutti e tutto il resto è bello umido. Ora una spolverata abbondante di zucchero vanigliato. Abbondante, dateci giù pesanti. Vi ricordo che la diplomatica è la torta, quella che sopra è asciutta, che quando la tagli con la forchetta si rompe da tutte le parti ed va zucchero dappertutto, deve essere abbondante. E ora seguiamo la linea dei crackers, potete fare anche mezzo cracker se volete, per fare le porzioni. Ricordo l'importanza di una crema densa per far stare insieme questa torta, perché è proprio la crema che la fa stare insieme, vedete? È quasi come se fosse un budino, guardate che bella che è perfetta, ed è molto più alta della solita diplomatica che si vede in giro, ed è anche molto più buona. Vi aspetto qui sotto in descrizione, dove ci sono tante cose belle per voi. Lasciate like, iscrivetevi al canale. Un caro saluto da Gabriele. Ciao a tutti.